Hello Games, ci stai dando dentro? Infatti dopo l'aggiornamento scorso che è stato Voyager con la spedizione numero 19 e tantissima roba arrivata con le corvette, adesso abbiamo la 20ª spedizione, Breach, con tantissime aggiunte a quelle che sono le corvette. Ma prima di cominciare però ti ricordo di lasciare un follow, mi piace, condividere il video con i tuoi amici e di guardare il video fino alla fine. Ti ricordo anche che se vuoi comprare tantissimi giochi scontati, compreso No Man's Sky, qua sotto c'è il mio link per Instant Gaming, per potermi dare una mano e sostenermi. Eccoci qua, andiamo a vedere il trailer e tutti gli aggiornamenti relativi a Breach. Io sono curiosissimo e ho visto già dei pezzi di corvette che sono non fighi di più. Spedizione 20, Breach. Ciao, è difficile credere che sia passato poco più di un mese da quando il nostro piccolo team di No Man's Sky ha lanciato l'ambizioso aggiornamento Voyager. Abbiamo dedicato più di un anno a questo progetto con tanto amore, quindi è stato incredibile per il team osservare la reazione e vedere il nostro record di giocatori del lancio. Non avremmo mai pensato che sarebbe successo. Che viaggio! Ha regalato alcuni dei momenti preferiti di questi ultimi 9 anni di sviluppo. Dal trovarsi nel Nexus e ammirare queste meravigliose e creative astronavi fantascientifiche costruite da altri giocatori, al semplice fluttuare nello spazio fuori dalla propria astronave, in quei momenti di tranquillità e meraviglia che caratterizzano No Man's Sky. Ci ha fatto subito venire voglia di lavorare a un nuovo aggiornamento. Il nostro aggiornamento per Halloween si chiama Breach, che sarebbe violazione, per capirci in inglese, e si ispira alle emozioni dell'assemblaggio di astronavi personalizzate, alle passeggiate spaziali, al paracadutismo e allo spirito di comunità introdotti in Voyager. È scaricabile gratuitamente da oggi per i giocatori esistenti. Questo è il 22, l'altro ieri. Io, ragazzi, sono arrivato tardi, ma perché ho avuto dei problemi, come vi ho già detto. Adesso ci guardiamo bene assieme il trailer e poi cerchiamo un attimino di andare avanti e capire un attimino. Welcome to No Man's Sky. Questi moduli sono fantastici per le ali. Sembra tutto un po' a tema titano, per capirci. Include new building parts, quindi include nuove parti per buildare. Mamma mia. Comunque ha veramente dato il via a tantissima roba questo aggiornamento delle corvette. La spedizione Breach. La spedizione Breach. In Breach i giocatori attraverseranno un universo desolato e abbandonato e, durante i loro viaggi, incontreranno i resti abbandonati di sfortunate navi corvette, tutte pronte per essere recuperate e aggiunte al loro arsenale di costruzione di corvette. Figo. Difatti stavo cercando di capire, sembrava che stesse recuperando un incrociatore, cioè prendere l'incrociatore quelli abbandonati nello spazio, sembrava un incrociatore di quelli, invece sono delle corvette. Quindi è successo qualcosa. Noi possiamo, quando incontriamo le corvette, le possiamo recuperare, quindi recuperarci i pezzi. Molto figo. Lo scavo di questi relitti restituirà una serie di pezzi corvette, tra cui rare parti verticali che apriranno la strada a una gamma completamente nuova di configurazioni e di costruzioni per i progettisti più creativi. Ok, figo. Quindi ci saranno nuovi pezzi con componenti non orizzontali ma verticali. Figo. Tra le ricompense esclusive della spedizione c'è anche un set di moduli a tema Atlas o Atlante, per coloro che desiderano dimostrare la propria fedeltà all'entità onniveggente, ok? Che sono quelli che abbiamo visto. Fighe, anche questa, fare una nave con questi moduli qua, tanta roba. Il gioiello della corona di questi relitti è il Fireship Arcadia. L'ho tradotto in italiano, ma sono andato a vedere la traduzione in inglese, l'originale, il cui destino scoprirai mentre ti avventuri attraverso Breach. Ma dovrai affrontare le tue paure e fare un salto nel vuoto mentre cammini nello spazio attraverso questi inquietanti sistemi per raccogliere i resti unici. Ok, quindi dovremmo andare in giro per raccogliere i resti unici delle varie cose. Quindi qua ci sono i vari stelmi. La spettrale spedizione Breach abbraccia il lato più oscuro dell'universo e attirerà i videogiocatori più coraggiosi verso i minacciosi ed esotici sistemi solari delle stelle viola.
che i giocatori hanno intravisto per la prima volta in World Part 2 a gennaio. I pianeti di questi sistemi sono particolarmente inquietanti, con i loro oceani profondi e abissali, entità ultraterrene e giganti gassosi notoriamente imponenti e volatili. La spedizione Breach inizia oggi e durerà circa 3 settimane, quindi c'è comunque tempo, non sono 3 giorni di spedizione, cioè è vero che Voyager era una spedizione che durava 6 settimane, è anche vero che Breach probabilmente è più corta e più semplice, anche se effettivamente Voyager la spedizione non era complessa. L'unica, secondo me, parte un pochino più difficile era quella dell'intrufolarsi dentro una nave di un altro giocatore e fare il viaggio dentro la nave di un altro giocatore, perché a volte poteva spararti fuori e trovare qualcuno che ti aiutasse se non conoscevi era difficile, però a parte quello era abbastanza semplice. Nelle profondità dello spazio è ora possibile incontrare e recuperare corvette distrutte. Esci in assenza di gravità per esplorare questi relitti, cavi ed equipaggiare il tuo laser multiuso per smantellare i loro preziosi moduli, quindi riutilizza questi rottami per costruire la nave dei tuoi sogni in un'officina per corvette. Ok, bene, quindi diciamo che ci dà anche un'utilità al viaggiare nello spazio, che non sia solo fare "Ui, guarda come viaggio nello spazio". Nuovi moduli corvette. Un numero significativo di nuovi moduli per corvette è ora recuperabile dai relitti di corvette nello spazio profondo e delle discariche planetarie. Tra questi, nuovi carrelli di atterraggio, scudi, armi, connettori e una serie di moduli a forma di cuneo molto richiesti, che consentono un'ampia varietà di configurazioni di corvette creative e complesse. Ok, ci sta, effettivamente mancavano un po' di roba, ne mancava effettivamente, quindi ci sta. Qua vediamo qualche esempio. Qualità della vita. Oltre al pacchetto di correzioni, miglioramenti e nuove funzioni dell'aggiornamento odierno, il team di No Man's Sky ha lavorato duramente per migliorare Voyager sin dal suo lancio ad agosto. In particolare lo snapping è stato notevolmente migliorato, le collisioni sono più robuste e l'officina corvette ora offre l'opzione di applicare una tavolozza di colori a un'intera corvette. Buono! Questo è buono, perché questo qua effettivamente era un po' una rottura di scatole, quindi abbiamo questa opzione qua che perché allora, se vogliamo dare un colore a un pezzo è un discorso, ma per esempio io voglio la nave tutta blu e poi voglio farci i pezzi, che ne so, rossi o arancioni o gialli o verdi o fucsia, quello che ci piace a noi. Dover colorare tutta la nave di blu pezzo per pezzo era una rottura di scatole, quindi ci sta, ottimo, GG. Non c'è mai stato un momento migliore per costruire una corvette. Ricompense per la spedizione Breach. Post di Event Horizon, Eternal Serpent e Siren of the Star. Ok, va bene. Event Horizon credo che sia una mezza citazione al film, ma non lo so, potrebbe essere. Questi poster decorativi che commemoreranno la spedizione Breach raffigurano un'anomalia gravitazionale nello spazio profondo. Il serpente eterno piastrellabile dal tempo è una sirena tentacolare, pronta ad iniziare il suo abbraccio muto. Ok. Cofano e diffusore Areon. La geometria di questi moduli corvette è antica e inconfondibile, plasmata dal battito cremesi dell'universo stesso. Le piastre dello scafo Areon Cowling e Areon Diffuser estruse conferiscono un aspetto audace e spigoloso alla silhouette della tua corvette. Ok, le ali Areon. Ok, qua abbiamo le ali. Abbiamo l'Areon Power Shield, quindi abbiamo gli scudi, diciamo di non solo quelli classici, ma quelli dell'Atlante. È collegato al sistema di scaricatura della corvette, generando un notevole incremento delle prestazioni del sistema di difesa della nave. Ok, quindi è un plus questo, buono, mi piace. Bello sto pezzo. Moduli decorativi di Athema Atlas, questi sono quelli credo che troveremo tramite la spedizione. Una scia cremesi per la nostra nave stellare, questi credo che sono tutti reward. Guarda che fighi, guarda, mamma mia. Progetta una corvette Atlas, quindi una corvette Atlante, robusta e pesante, con l'ingombrante Iron Drive.
Oppure scegli l'estetica più leggera ed elegante con l'ala aerodinamica Iron Blade. Madonna, l'Iron Blade è questa, fighi, mamma mia, veramente belli, veramente belli. Hanno ascoltato la community. Ok, poi qua ci sono i peluche, riflettori sulla community, sono le varie navi che hanno fatto e le hanno fatte veramente un botto. Ne ho vista una quando abbiamo fatto la prova delle corvette, dove c'era praticamente avevano costruito una zattera stile raft, bellissima, veramente bella. E poi ovviamente ci chiedono di lasciare in libreria desideri Light No Fire. Io vi consiglio di farlo perché sembra promettere tantissimo. Poi vabbè, ci sono gli aggiornamenti della Note 6.10 che io non ve li ho poi portati gli aggiornamenti perché tanto vi interessa relativamente, ok? Comunque hanno sistemato anche qui un po' di roba. L'unica cosa che mi dispiace è che in questo aggiornamento non hanno menzionato nulla relativo a una pista d'atterraggio nelle basi per quelle che sono le corvette. Vedremo, probabilmente ci stanno lavorando, io sono convinto che ci stiano lavorando, non è qualcosa che è stato lasciato così al caso, però non lo so, quindi vedremo andando avanti, cercheremo di capire. Però veramente tanta roba. Vi aspetto in live, lo giochiamo, lo guardiamo i nuovi pezzi e facciamo la spedizione assieme in live, mi raccomando. Vi lascio qua sotto nella descrizione e nel primo commento pinnato anche il canale live dove andiamo quasi tutti i giorni, perché adesso il martedì e il giovedì ho qualche problema, quindi non riesco ad andare sempre in live, ma lunedì, mercoledì e venerdì siamo sempre live e giochiamo sia No Man's Sky che altri giochi. Io come sempre vi ringrazio, grazie di essere arrivati fino a questo punto del video e io come sempre vi auguro una buona giornata. Ciao viaggiatori, non hai ancora messo